Salve a tutti e a tutte. Io mi chiamo Igia Pascego, sono una scrittrice, mi considero anche una ricercatrice freelance e sono una somala italiana. Oggi si dice afro-italiana, però amo ricordare da dove sono venuti i miei genitori, la Somalia. Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Io sono Antonella Bundu, sono consigliera comunale qui a Firenze, qui perché sto parlando da Firenze, e mio padre è della Sierra Leone, mia madre di Firenze, italiana. Ben trovati. Io e Antonella, lo vedete, anche se veniamo, cioè i nostri genitori vengono da parti diverse di Africa e parti diverse anche d'Italia, perché i miei genitori poi hanno scelto Roma come casa base, no? E Antonella è fiorentina e della Sierra Leone, però quello che ci accomuna è la nostra pelle nera. È evidente, lo vedete anche voi, e parlare di pelle oggi sta diventando di attualità. Per noi lo è sempre stata l'attualità, perché la paura di perdere il corpo, di essere trattati male, di avere paura che qualcuno ti possa fare della violenza, no? Perché abbiamo questo aspetto, è qualcosa con cui abbiamo convissuto quasi tutta la vita. Quando è morto, assassinato, ahimè, George Floyd, ognuna di noi ha provato delle emozioni, a parte la paura, ma proprio una rabbia molto forte perché per notti intere io proprio l'ho anche scritto sui social, non riuscivo a ricompormi, no? Era un dolore atroce perché è il dolore sia per un fratello che viene assassinato, soffocato vivo, e che dice non riesco a respirare, e poi è il dolore che è un dolore amplificato, il dolore di tutti noi, perché sotto quel ginocchio molti hanno visto il proprio fratello, il proprio padre, il proprio figlio, il proprio nipote, il proprio marito. Quindi è stato veramente una cosa atroce. Però la cosa che a me ha colpito sono state le proteste, no? Le proteste che sono in qualche modo sparse per tutti gli Stati Uniti, e dagli Stati Uniti sono arrivati in quasi tutto il mondo, dal Brasile a molti paesi dell'Africa, che hanno fatto anche proprio un discorso sul razzismo in Africa, perché anche il razzismo, ahimè, esiste anche tra neri in Africa, ed è arrivato in Europa ed è arrivato in Italia. Io, come tanti, sono come Antonella, sono scesa in piazza, ognuno nelle nostre città, io a Piazza del Popolo, questa manifestazione enorme. E la cosa che mi ha colpito di più è stato vedere in piazza quanti giovani hanno partecipato. E lì ho capito, non è stato un capire quanto un percepire, forse per la prima volta, che quelle persone che erano scese in piazza, di tutti i colori, di tutte le religioni, io ho visto donne americane che vivono in Italia da 20 anni, giovanissimi italiani che comunque fino a quel momento non si erano occupati di razzismo, ma che stavano lì con i cartelli, e giovani afro-italiani, giovanissimi, ma anche migranti di prima generazione, molti del Sud America, molti dall'Africa, erano tutti lì, no? E ho capito che c'è un popolo nel mondo che ormai è abituato a pretendere un mondo diverso, grazie a Dio. E molti di quei giovani si sono, diciamo, fatti le ossa proprio sulle lotte ambientali, quelle appunto Friday for Future, seguendo Greta, ma era la cosa che mi ha colpito di più, come la saldatura tra razzismo e e in qualche modo ambientalismo, cioè antirazzismo più che razzismo, antirazzismo e ambientalismo sia qualcosa di molto connesso. Cioè, non è più una lotta a compartimenti stagno, no? Cioè, questi ragazzi non chiedono soltanto che il razzismo finisca, ma chiedono anche che il razzismo finisca e che il mondo sia più sostenibile, ecosostenibile. Vogliono salvare il pianeta e vogliono salvare gli individui dentro il pianeta. Quindi è una lotta contro le disuguaglianze. A me questa cosa mi ha scaldato il cuore. Dopo tanti giorni di pena, di paura, capire come le lotte vanno insieme, no? Come molti di noi stanno, molti di noi, e in questo io, la mia generazione, io ho 46 anni,
deve veramente imparare dai giovani, come molti giovani riescono a mettere insieme le cose. Questa diciamo che è la cosa che mi ha colpito assolutamente di più delle manifestazioni. Poi è chiaro, in Italia c'è anche un discorso reale, sui diritti, manca la legge sulla cittadinanza, c'è una legge appunto sull'immigrazione che rende le persone sempre, in qualche modo precarie, però come quando noi parliamo appunto di ambiente, no, questo che mi hanno insegnato i ragazzi a Piazza del Popolo, qualcosa che io sapevo nel mio intimo, ma vederla moltiplicata per tutti i loro corpi è stato bellissimo. È questo, che per avere un ambiente, no, veramente sano, serve un ambiente non soltanto le lotte ambientali, l'ambiente è tutto, l'ambiente è quello del lavoro, quello dei diritti, quello appunto ecologico, cioè come queste lotte non sono divise l'una dall'altra, sono in fondo alla stessa lotta. Certo, sì. Certo, sì. Allora, Allora intanto intanto felice felice veramente veramente di essere qui a parlare con te, a dialogare con te perché ti leggo, ti stimo molto e secondo me anche riuscire ad ascoltare dalla viva voce di una persona come te su questi argomenti, secondo me arricchisce tutti. A me per prima, dunque sono molto felice di essere qua con te e sì, te hai cominciato parlando di quello che sono quello che stiamo vivendo ora, dunque le rivolte, e ricordo che ora con George King, diciamo, le ultime rivolte che ci sono state negli Stati Uniti era ho detto George King, volevo dire le ultime di Rodney King nel 92, il King è per quello. E, però quelle rivolte lì erano più, diciamo, circoscritte agli Stati Uniti, dunque noi da qui le vedevamo e pensiamo che, allora io non penso che sia una rinascita di ora, non penso che non ci sia stato un fermento e che anche qui in Italia da questa parte non potessimo anche all'epoca partecipare a quelle lotte, però in questo momento vediamo che tutte le persone che sono scese in piazza, come hai detto te, a Roma, hai partecipato a Roma, io ho partecipato a Firenze, a parte il fatto che hai sottolineato, bellissimo, di giovani di prime e seconde generazioni, giovani italiani, giovani ragazzi proprio che hanno preso a cuore questa lotta e ricordiamo che non è una lotta solo in solidarietà con quello che sta succedendo negli Stati Uniti, è assolutamente una lotta, come hai detto te, per vedere quello che succede anche qui o in altri paesi dove ci sono state manifestazioni. Io, come dicevo, mio padre viene dalla Sierra Leone, ho vissuto tanto in Sierra Leone, ho tantissimi parenti e amici che mi hanno fatto partecipe, mi hanno reso partecipe, mi hanno mandato delle foto di quello che sta succedendo anche laggiù, perché questa lotta che stiamo cercando di combattere chiaramente è soprattutto, diciamo, nasce dagli Stati Uniti perché dopo centinaia, 400 anni e passa comunque di oppressione di quelle che sono considerate le minoranze, poi è comunque una percentuale alta, diciamo, di persone nere o ispaniche o altro, che sta continuando da anni, però la ritroviamo anche qui. Dunque qui in Italia siamo in realtà, almeno a mio parere, siamo ancora leggermente indietro per la lotta del riconoscere il nostro diritto, perché sono i diritti umani di tutti quanti, no? Noi siamo ancora qui a chiederci se, per esempio, io l'anno scorso ho fatto la candidata sindaca qui a Firenze per una coalizione di sinistra e oltre a essere l'unica donna fra 9 candidati, però anche questo fatto di essere una persona nera, e mi ricordo dei commenti, ma ce li ho tuttora, no? Con questi capelli, questa vuole addirittura fare la sindaca, ecco, pensa al tuo paese, tutti dei commenti che mi sono stati rivolti, mentre io sono molto fiera del fatto che sono mezza sierraleonese, mezza italiana, sono nata a Firenze, io ho 50 anni e sono a Firenze, cioè sono nata a Firenze 50 anni fa, da madre fiorentina, sono nata italiana, però comunque c'è questa barriera, come si diceva, la prima cosa che appare è il nostro aspetto fisico, il nostro colore, e dunque c'è sempre quella barriera, dunque indipendentemente anche ora che stiamo lottando su tutto il territorio, ci sono tantissimi attivisti come
prima, seconda generazione, come li vuoi chiamare, anche seconda generazione non lo so, non so se è un termine, poi dopo ne parleremo, però ci sono tante persone che ora stanno lottando, stanno combattendo per quello che può essere uno ius culturae, uno ius solis, però secondo me dobbiamo addirittura andare oltre ad avere riconosciuti i nostri diritti, bisogna andare oltre, perché io che diciamo sulla carta, come te d'altronde, come altri, siamo italiani e abbiamo in teoria gli stessi diritti, però veniamo comunque discriminati, dunque bisogna assolutamente superare questa barriera. E te prima parlavi dell'ambiente, dunque secondo me è tutto correlato, cioè l'ecologia, la lotta sociale, la lotta ambientale, la lotta per la parità di genere, la lotta per i diritti. Non c'è assolutamente qualche cosa che deve andare prima, che deve essere prioritaria rispetto agli altri. Se non si va di pari passo con questi che devono essere, secondo me, delle lotte per dei diritti imprescindibili, diritti umani, non riusciremo poi ad andare a un altro livello dove chiedere quelli che sono altri diritti, dunque sto parlando anche per quel che riguarda il lavoro sicuramente, per quel che riguarda cioè qualsiasi altro tipo di diritto, secondo me dobbiamo partire prima da questa lotta sullo stesso livello, dunque ambiente, ecologia, parità di genere e sicuramente anche uguaglianza e riconoscimento dei diritti, perché ricordiamocelo, anche quando si parla del fatto della concessione di una cittadinanza, sappiamo che è molto diversa riconoscere una cittadinanza da qualcuno che ti concede la cittadinanza. Cerchiamo anche di stare attenti, te chiaramente essendo una scrittrice in Java e sai usare le parole sicuramente meglio di me, meglio di tante altre persone, ci sono delle sfumature che anche in questo periodo stiamo vedendo che vengono usate delle parole anche in un modo violento, delle parole che prima potevano essere indicare qualche cosa di positivo, ora vengono viste in un modo negativo. E chiudo su questa parte, poi ti ripasso la parola per dire questo andare di pari passo, come si stava dicendo, anche ambiente e diritti umani, è anche quello che fa sì che in questo paese come in altri paesi, ma anche all'interno di paesi africani, per esempio della Sierra Leone, ci sono anche delle persone che a causa proprio di questa migrazione dovuta, dunque anche una migrazione all'interno del proprio paese, climatica, ambientale, di questo sfruttare proprio, dunque è proprio una lotta al capitalismo, no? Sfruttare quello che è l'ambiente, riduce le persone a scappare dai posti, a venire via, a cercare di migliorarsi. Noi, chiudo veramente, noi il primo atto che abbiamo presentato, la prima risoluzione è stato quello proprio della dichiarazione dell'emergenza climatica. L'abbiamo presentata a giugno, appena entrati in Consiglio Comunale, perché come saprai l'Italia non aveva aderito a questa dichiarazione che non è solo simbolica, ricordiamocela. Ah, no, stavo proprio pensando alle tue parole che sono molto pregnanti, no? Tu hai detto chissà se seconda generazione è un termine giusto. Io a volte mi interrogo sui termini che ci vengono appiccicati addosso a proposito, perché a volte termini come questo sono serviti anche a farci uscire dall'invisibilità, no? Però oggi ci pesano perché sono qualcosa che non ci definiscono veramente, cioè io non mi ci ritrovo dentro alcune parole. Poi è molto interessante dialogare con te perché comunque siamo della stessa generazione, cioè abbiamo pochissimi anni di differenza e è noto come purtroppo in Italia, a proposito di ambiente, l'ambiente sociale non cambia. Cioè, mi sembra sempre di vivere in quel film con Bill Murray, dove vive, ricomincia da capo, dove vive, sì, quello del giorno della marmotta, dove lui rivive lo stesso giorno tutti i giorni, no? È un po' così anche il nostro paese, perché in qualche modo rivivi gli stessi dilemmi. E a me un po' fa un po' male vedere come i giovanissimi, quando stavo proprio a Piazza del Popolo, questa cosa era molto chiara, ma lo vedo anche nelle giovani attiviste e io non mi considero attivista, mi considero quanto meno attivista culturale, però ecco scrittrice, è una che osserva, no? E
cerco anche di fare, ma ecco, anche di osservare. E un po' mi dispiace vedere che le giovani attiviste purtroppo devono parlare delle stesse cose di cui parlavamo nel 2005, nel 2003, cioè che ancora alcuni nodi non si sono sciolti. E poi se devo pensare all'ambiente sociale intorno a noi, cioè è una cosa che mi ha sempre colpito, questa linea del colore, quella di cui parlava Du Bois in qualche modo, e lui diceva che la linea del colore è il problema del XX secolo, ahimè è ancora il problema del XXI secolo. Ci sono queste barriere invisibili che dividono un cosiddetto noi da un cosiddetto loro e ti impediscono di entrare tu come figlia di migranti o migranti in quei mondi dove il tuo corpo non è considerato. Infatti tu fai la politica, no? E sei arrivata a essere candidata a sindaco di Firenze, insomma io ho seguito la tua campagna, è stata una campagna molto forte, poi magari se ce ne vuoi anche parlare perché ci dice molto dell'ambiente Italia, dell'ambiente sociale, dell'odio che c'è anche verso chi è considerato non del colore nazionale. E a me questi mondi come la politica, come il mondo universitario, come la scuola, no? Vedere che sono ancora all white mi fa un po' impressione come le redazioni dei giornali. Noi abbiamo delle redazioni dei giornali all white. Allora, come fanno a pretendere di raccontare un mondo diventato multiculturale e transculturale, no? Cioè, come si pretende che una informazione che ha un solo punto di vista, che ha dentro la testa una sola storia, possa raccontare un mondo fatto di 1000 storie? Perché in Italia veramente ci sono 1000 storie. Io adesso ho mia madre che è in ospedale e grazie a Dio sta migliorando, però nel piccolo micromondo del suo reparto ci sono persone di origine ucraina, 3 persone di origine sudamericana, 2 del Perù, un ragazzo di seconda generazione che mi ha detto che non sa lo spagnolo, allora gli ho detto ma come, lo so io lo spagnolo, devo impararlo, e un ragazzo napoletano. E quindi c'è veramente il mondo e noi abbiamo questi mondi che non vengono assolutamente narrati e questo per me è narrati o autonarrati perché ti viene appunto impedito. Una cosa che mi ha colpito del movimento Black Lives Matter è che non sono solo, cioè sono iniziate come protesta contro appunto la violenza della polizia, ma sta innerbando tutti gli ambienti, no? A Certo, proposito. certo. Quindi il mondo editoriale sta chiedendo più pubblicazioni e non soltanto più pubblicazioni nere, ma più pubblicazioni di tutte le cosiddette, tra virgolette, minoranze. E non soltanto autori, stanno chiedendo che anche l'ambiente, il background, la macchina dell'editoria in qualche modo diventa più transculturale, perché se io ho un editor, ho tutti i traduttori bianchi, ho soltanto editor all white e se ho uffici stampa all white, magari sì, io sono nera, però comunque effettivamente il mio libro o il mio libro, il mio libro di poesie, non avrà quegli occhi per vederlo e diciamo farlo girare nel mondo meglio, no? Io adesso ho parlato del mio mondo, del mio ambiente perché è il mio mestiere, quella di scrittrice e mi interrogo molto, ma pensa alla politica. Io quando penso al tuo mestiere, infatti ti vorrei sollecitare su questo, sull'ambiente politico, perché poi la parola ambiente a me è una parola secondo me multisfaccettata, no? C'è l'ecologia di cui vorrò parlare insieme a te dopo, ma c'è tutta il fatto dell'ambiente in cui viviamo, in cui siamo. Quando penso alla politica, io penso a Dacia Valent spesso, no? Dacia Valent era stata la prima europarlamentare nera in Italia e la prima che ha tentato di superare questa linea del colore, rompere il famoso tetto di cristallo. Veniva da una storia durissima perché suo fratello è stato ucciso con 63 coltellate nel 1985 a Udine, aveva questo grosso dolore ed è riuscita a entrare nella politica, però poi l'hanno massacrata, cioè effettivamente la sua vita e lei è poi passata dalla sinistra alla destra a una confusione, però è proprio la struttura che l'ha espulsa. A me questa cosa mi ha molto sconvolto. Penso a tante persone che hanno tentato la politica, sono a un certo punto state espulse dal sistema o rese innocue.
cioè o eliminate. Cioè questa è una cosa che ti volevo chiedere. Tu adesso, come con la campagna elettorale che hai fatto, come hai vissuto, la campagna e come farai a resistere? Perché comunque è una grossa lotta quella che stai facendo tu. Certo, non è di buon auspicio quello, la parte che hai detto di come è andata a finire, che uno è o espulsa o altro. No, io spero che non ti succeda mai. Infatti io penso che tu sei la nuova nostra fase, perché però è quello che nel passato è successo e questa cosa mi inquieta e quindi Certo. già in te vedo molto una fase nuova. Ecco, sono ottimista. Speriamo che vada meglio. No, in realtà, allora, per quel che riguarda allora, Firenze in realtà è sì una città metropolitana, però è un paesone, dunque un po' ti conoscono tutti, un po' c'è sicuramente quel razzismo che quando te invece arrivi a conoscere le persone tende a sparire, no? Dunque, perché io penso la maggior parte del razzismo sia anche dovuto a ignoranza, a paura, a ignoranza. E allora, conoscendoci, diciamo, un po' tutti, devo essere sincera, in questa campagna ho ricevuto sì degli attacchi, ma non tanti quanti avrei pensato. Dunque è stata a livello di campagna elettorale, penso la fase più difficile sia stata quella perché io diciamo nasco come attivista, questa è da un anno, è solo da un anno che faccio politica in questo senso, ho sempre fatto politica attiva ma da attivista, non la cosa difficile è che te devi dimostrare in quanto persona di genere femminile, nera, che tu non sei in politica per parlare di donne o di persone nere, che questo qui lo trovo assurdo, perché se ci sono assolutamente delle priorità ovunque, cioè qualcuno non può venirmi a dire sì, ma questa non è la priorità, però questo è il pensiero che c'è, no? Dunque se io tendo ad affrontare dei temi che ripeto, io sono cittadina italiana e ho gli stessi diritti degli altri cittadini italiani che siedono con me in consiglio comunale. Solo che se io vado a parlare dei decreti sicurezza, sembra quasi, ah, ecco, è arrivata lei e chiaramente deve trattare solo questo tema. E questo un po' ti limita perché sembra quasi che uno debba giustificare per quale motivo va a trattare alcuni temi. Dunque, secondo me la parte più difficile è quella, è di far vedere, non giustificarsi assolutamente, perché comunque penso che siano, indipendentemente dalla mia provenienza, penso che siano, parlando proprio del decreto sicurezza, vanno a toccare assolutamente tutti gli ultimi, parliamo di quello che è successo, anche le prime multe che sono state date a dei lavoratori in base a degli operai che hanno osato scioperare dopo 7 mesi che non avevano il proprio salario, si sono messi a manifestare fuori dalla loro, era una lavanderia a Prato, qui vicino a Firenze, e erano 19 di loro più 2 studentesse che hanno partecipato a assolutamente una manifestazione pacifica, dove loro chiedevano, lavoravano 12 ore al giorno, non avevano contratti regolari, non erano stati pagati da 7 mesi, sono stati multati con 4.000 euro a testa. Dunque rientra, e poi anche quello che può essere la stretta sulle residenze, dunque ci sono delle persone anche brianzoli, per dire, che sono dei senza fissa dimora e non gli vengono date le residenze fittizie, e questo significa che loro rientrano sempre in quello stesso circolo dove cioè, rimangono dei senza fissa dimora, non riescono ad avere un medico di base perché alla fine si può andare al pronto soccorso, ma no. Dunque sono tutte queste discriminazioni che secondo me una persona in politica di buon senso sono le prime cose che te fai. Però io mi sento sempre di dover giustificare, anche se non lo faccio, però sembra che mi chiedano, che mi dicano, ecco, questa tratta questi temi per questo motivo, perché lei ha bisogno di questo, questo e quest'altro, che così non è. Dunque io penso che quello sia il lato più difficile, no? Di dimostrare che invece ci sono dei temi che dovrebbero
essere superati da tutti, sono dei temi che dovrebbero essere non superati nel senso far finta che non ci siano, dovrebbero essere affrontati e superati. E siccome noi in prima persona, e anche lì te stavi parlando della rappresentanza, che fino ad adesso, ma l'abbiamo visto anche nell'ultimo periodo, dove chiamano nei talk show, chiamano il maschio bianco di una certa età per discutere se va bene o meno questa statua o quest'altra, riferito senza prendere in considerazione l'altra persona, non solo la sensibilità, ma proprio il genere, parlano solo di contesto, però da un unico punto di vista, senza chiedere alle persone che sono le persone, quelli che sono in prima persona, che potrebbero dare una lettura secondo me sicuramente molto più sincera, molto più vera. Dunque, anche di questo, ecco, io ti volevo chiedere di questo, perché ti ho conosciuto anche perché tratti i temi della... ora ho parlato di Stato, dunque mi è venuto in mente cose coloniali, perché in questo periodo stiamo parlando, si sa, di quello che è successo negli anni 30 in Africa e altro. Cioè, pensando a te, oltre ai libri, penso anche a questo fatto che molte persone, molti italiani non riconoscono quello che è stato il passato coloniale, no? E non riconoscendolo è chiaro che è impossibile superarlo, perché se tu pensi che non abbia a che fare con te e pensi per esempio di scendere in piazza in solidarietà con altri, mentre devi fare pace anche con te stesso, devi conoscere la storia fino in fondo e poi lì forse te puoi anche dare una tua opinione, oltre ad ascoltare soprattutto gli altri dall'altra parte. Dunque volevo sapere da te, che sicuramente ne sai anche molto più di me, se ci potevi dare una lettura dal tuo punto di vista sul passato recente e anche un po' più, cioè sul presente, il passato recente e anche un po' Il più indietro. passato, no? Allora, io amo molto, diciamo, questo titolo, no? Environment, Humanities, A View from Venice, perché devo dire che proprio Venezia mi ha aiutato a capire tante cose sui nodi coloniali e sui nodi anche ecologici, perché comunque Venezia vive tante vite, ha vissuto lo sappiamo, l'acqua alta, ed è al centro, diciamo, di un discorso sull'ambiente, ma una cosa che mi ha colpito molto quando appunto io sono andata spesso a Venezia è proprio questo fatto che ad ogni lato, negli alberghi, nel bar, trovi sempre un nero che regge qualcosa, c'è un libro, non so, c'è una chiesa, la Basilica dei Frari, dove c'è questo monumento al Doge Pesaro, il suo monumento funebre, lui bianco, bianchissimo in alto, e sotto questi 4 poracci neri, ma messi male, con tipo tuniche tutte strappate, con questo volto molto da Quasimodo di Victor Hugo, arrabbiatissimi, che lo tengono, no? 4 schiavi effettivamente, quindi il Moretto, cioè, vedi tracce di questa roba qui, no? E questa cosa mi ha molto colpito, perché chiaramente noi non ci pensiamo mai, ma schiavitù e colonialismo non sono cose mai veramente finite, si sono evolute, hanno lasciato tracce, si sono evolute nel presente, perché io vedo una linea veramente lunga che va dalla schiavitù, la piantagione, fino a George Floyd, e come vedo una linea che va dal colonialismo alle morti nel Mediterraneo. E quindi ho cominciato a guardarmi intorno nelle nostre città, a vedere queste tracce, anche perché da persona di origine somala so sempre che il colonialismo si abbatte sulle persone, sugli uomini, sulle donne, sui bambini, ma si abbatte sull'ambiente. No? E basta pensare a tutte quelle foto dei cacciatori che uccidevano a destra e a manca rinoceronti, elefanti, struzzi, e basta leggere diari dell'epoca di vari esploratori cacciatori, di solito le 2 figure erano la stessa persona, che in qualche modo devastavano l'ambiente e devastavano l'ambiente sociale. Quindi le 2 cose sono per me sempre state legate. Infatti c'è una scena che odio nel film La mia Africa. Io amo molto Rob Redford,
come tutte le donne, abbiamo tutti un piccolo, diciamo, un po' di batticuore per Robert Redford, che era un uomo bellissimo, però tecnicamente c'è questa scena nel film La mia Africa, Out of Africa, dove lui prende questo grammofono e fa sentire Mozart alla savana, no? Perché è il civilizzatore cacciatore, perché nel film lui fa è quello appunto il cacciatore, porta Mary Streep alias a, oddio c'è un vuoto, Karen Blixen, sì, no? a Karen Blixen, ogni tanto c'è questo vuoto, alias Karen Blixen a fare caccia, no? E quindi è proprio il civilizzatore che in qualche modo porta la civiltà, quindi porta Mozart ai selvaggi, cioè ci sono, a un certo punto vengono inquadrati i leoni, no? I leoni che verranno poi massacrati, no? E questa cosa da persona di origine somala mi è sempre stata chiara. Mio padre mi ha sempre raccontato delle persone, ma anche dopo il colonialismo, che venivano là a fare caccia grossa. E quindi mi sono sempre un po' interessata a questo anche lato animale. Una delle cose che ho fatto a Venezia è stato scrivere un libro per bambini, che appunto si intitola Storia, Prestami le ali, storia di Clara la rinoceronte, dove questo rinoceronte, a parte che si chiamava veramente Clara, il nome non gliel'ho dato io, ma gliel'aveva dato appunto all'epoca, gliel'avevano dato, era di proprietà di un olandese che l'aveva comprata da un altro olandese della Compagnia delle Indie e aveva deciso di portarla in giro per l'Europa a farla vedere, no? Quindi era veramente un soggetto coloniale la Clara, no? E c'è questo quadro del Longhi che si trova a Carrezzonico, dove c'è Clara in mezzo, senza corno, e il corno ce l'ha un uomo lì vicino, e tutte queste maschere veneziane che lo guardano. Alcuni sono membri della famiglia Grimani, altri sono forse servi, forse altre persone. Comunque stanno lì tutti immortalati, tra cui c'è questa ragazza che ha la Moretta, che è una maschera che si teneva tra i denti, nera, con tutto che ti rendeva tutto il volto nero, quindi un blackface che si chiamava La Moretta. E tecnicamente in questo quadro, cioè quando la prima volta che l'ho visto ho detto ma che ci faceva un rinoceronte a Venezia? E da lì ho cominciato a costruire un libro. Prima avevo fatto un libro per adulti, però un libro, cioè una roba che è rimasta nel mio computer, quindi non è un libro, è una roba che ho scritto che è rimasta lì dentro. Però tecnicamente ho detto, però Clara è un nome bello potremmo insegnare ai bambini il colonialismo, la schiavitù. Quindi ho aggiunto a Clara due personaggi, una bambina ebrea del ghetto e un bambino nero schiavo, e tutti quanti in qualche modo in lotta contro la schiavitù, la loro schiavitù, quindi volevano appunto liberarsi. E devo dire che è stata una bellissima esperienza per me, perché andavo poi nelle scuole e andavo a parlare dei bambini, prima di tutto di rinoceronti, cioè prima di arrivare al coloniale, delle schiavitù, alla storia, ai lunghi, parlavamo del rinoceronte, gli dicevo ma dove vive il rinoceronte? Esiste ancora il rinoceronte? Si sta estinguendo il rinoceronte? Perché è un animale a rischio estinzione, lo uccidono per il suo corno. E quindi facevamo questo lavoro veramente sull'ambiente, sull'ecologia, sugli animali in estinzione, e dopo, perché poi insieme ai rinoceronti facevamo questi elenchi di animali in estinzione, e poi dopo arrivavamo però al dono coloniale, questi animali che venivano prelevati, e sono tanti, noi poi ho trovato una marea, rinoceronti, giraffe, elefanti, ogni tanto immortalati nelle nostre piazze, tipo a Roma c'è, a Piazza della Minerva c'è un elefante, e quindi lavoravamo anche su questo. Quindi per me è sempre stato molto chiaro la connessione tra disastro ambientale e disastro civile in qualche modo, no? Anche perché sono una persona di origine somala e il mio paese di origine è stato devastato. Cioè, prima la guerra è stata un po' causata anche dal disastro ambientale, perché è stata usata per anni durante la dittatura di Siad Barre come pattumiera per i rifiuti tossici, e questa cosa è continuata indenne anche durante la guerra, tanto che la pirateria in Somalia, i Burad, Baded come si chiamano in somalo,
sono nati all'inizio per fare da guardia costiere, no, non erano pirati, ma erano persone che in qualche modo, facevano da guardia costiere, sì. E finisco e dico soltanto questa cosa qui, e poi sono diventati pirati. Però perché sono nati? Perché venivano delle grosse navi a prendere il pesce e a, desertificare il patrimonio ittico. Poi dopo ti dirò anche delle statue nelle nostre città. Scusa se mi sono allargata, ma ci tenevo a Assolutamente. raccontare dei rinoceronte, insomma. Bene, no, no, ora mi viene in mente, ora hai parlato anche di disastro ambientale, di che cosa, di quello che viene causato ultimamente questa pandemia anche ha a che fare, che stiamo tuttora vivendo, che abbiamo vissuto comunque anche lì, dell'uomo che diciamo che entra nel territorio, entra in qualche modo nel territorio e si impossessa anche di quello che è il territorio animale. E poi ci hai ricordato giustamente che stiamo trattando di A View from Venice perché non l'avevo. E Venezia, la peculiarità di Venezia in questa pandemia, così come altre città d'arte dove vivo io, per esempio a Firenze, è la monocultura che c'è stata del turismo e che è stata veramente colpita da questo che è prima epidemia e poi che è diventata una pandemia che sarà difficile in realtà per queste due città d'arte, penso, rialzarsi subito, e però potrebbe anche essere un'occasione anche per ripensare, no? Per ricostruire quello che è il tessuto economico, perché per esempio noi a Firenze, sempre per quel che riguarda il fatto che sì, è una città ricca, ma è basata tutto. Ora abbiamo perso, si stima 200 milioni di euro che la città di Firenze ha perso per questo, perderà nel 2020, sempre per quel che riguarda la pandemia. Solo esclusivamente tasse di soggiorno stiamo parlando di 49 milioni è il numero. Non è un caso, comunque si sta parlando di cifre che sono cifre, no, è veramente quella, è una coincidenza. Comunque di cifre così per una città come Firenze che ha meno di 500.000 abitanti non è poco, e dunque si sta vedendo che anche a Firenze c'erano tantissime persone che lavoravano, e sicuramente a Venezia, in quello che è una zona grigia, no? Dunque persone che lavoravano sì in quello che si dice è una città ricca di turismo, però la ricchezza è per pochi. Tantissime di queste persone che lavoravano in questo settore, che ora si trovano senza ammortizzatori sociali perché o lavoravano a nero o comunque in grigio, dunque lavori a chiamata o altre, e si trovano in una situazione disastrosa, un po' come, parlando delle città, diciamo, se si ritorna agli Stati Uniti, perché abbiamo cominciato il discorso parlando di Floyd, se si ritorna, se ascoltiamo quello che sta succedendo, per esempio quello che è successo con le morti che ci sono state da Covid a New York, chi è che è stato colpito di più? Sono sempre e comunque la comunità afrodiscendente, quelli che abitano nei ghetti, quelli che non hanno ammortizzatori sociali, quelli che non hanno una copertura medica, quelli che hanno i lavori peggiori e che dovevano tornare a lavorare anche durante la pandemia e che non avevano mezzi per andare, dunque mezzi pubblici, insieme nei mezzi pubblici si sono contagiati. E dunque rientra tutto, cioè ritorna assolutamente, come dicevi te, è strettamente legato. Dunque non è necessariamente che io ho un campo e non lo posso coltivare perché è successo questo o quest'altro. È tutto anche a livello globale, no? L'ambiente rientra sempre in quello che è il doversi spostare per cercare in qualche modo una vita migliore, indipendentemente dal fatto che uno faccia l'agricoltore o l'agricoltrice o altro. Noi abbiamo, a proposito di quello, volevo anche dire, sempre ritornando all'Italia, ultimamente è stata proposta questa regolarizzazione. Abbiamo visto, ci sono delle figure come Abubakar Sumaoro, che rispetto anche lui tantissimo, e spero di riuscire un giorno a avere un dialogo anche con lui. Comunque anche lui ora si è incatenato e sta lottando e si è
proposto, ha mandato delle proposte a livello al governo centrale per quel che riguarda le persone, i lavoratori e le lavoratrici agricole, indipendentemente poi dalla loro provenienza, però purtroppo quelli più sfruttati sono quelli senza documenti. Dunque se te vai a vedere in queste che sono le baraccopoli, è morto, ora sappiamo, pochi giorni fa, un signore di 37 anni del Chad, se non sbaglio, perché alcuni giornali hanno detto che era del Senegal, altri che hanno detto che era del Chad, in delle condizioni che nessun essere umano dovrebbe stare in quelle condizioni. Il problema è che tutti noi sappiamo quello che sta succedendo, e anche quelle persone che, diciamo, si caratterizzano se vogliamo proprio parlare di schieramenti, parliamo di destra, estrema destra, che parlano di prima l'italiano, non conviene nemmeno a loro, perché le persone che sono su un territorio e non gli dai la possibilità, che comunque lavoreranno, anch'io se fossi senza documenti non è che mi sdraio e mi lascio morire, è chiaro, faccio qualsiasi cosa, e soprattutto vado a ingrassare quello che è il lavoro nero, no? Il mercato nero, il lavoro nero, non necessariamente lavori criminali, però comunque non contribuisci a quello che è la crescita di una società. Dunque non conviene assolutamente a nessuno. Abbiamo visto anche quando c'era il vecchio ministro, non vecchio per età, però l'ex ministro dell'interno, al ritmo in cui lui rimpatriava le persone, stiamo parlando di 7.000 circa all'anno, per le persone che ci sono attualmente ci vorrebbero 90 e passa anni. Dunque che cosa facciamo? Vogliamo governare questo fenomeno o vogliamo fare finta che non esista? Vogliamo scendere in piazza e dire che siamo sì solidali, noi al governo ci vogliamo inginocchiare perché siamo solidari con gli altri, o vogliamo parlare di quelle leggi che abbiamo in questo paese, che stanno discutendo anche in questi giorni in Parlamento, e speriamo che finalmente vengano abrogate, perché non fanno, come stavo dicendo, bene a nessuno. E da qui noi vediamo quello che succede negli Stati Uniti, no? Parliamo di George Floyd, parliamo di gli slogan, che ora slogan sembra un po' diminuire il significato, dunque magari mi darai la parola giusta, però diciamo quello che noi, no, come ci esprimiamo rispetto a quello che succede da un'altra parte. Cerchiamo di fare lo stesso qua. Vediamo che anche negli Stati Uniti d'America, purtroppo, con tutte le rivolte, tutto quello che c'è stato, speriamo che questa volta ci sia un cambiamento, perché anche lì, come qui, stiamo chiedendo più diritti per le persone da regolarizzare, le persone che sono sul territorio, stiamo chiedendo anche per comunque le persone che lavorano in assoluto non è che devono lavorare per sopravvivere, anche quello che viene dato a chi anche in regola è assolutamente, bisogna vedere com'è la grande distribuzione, come se ne approfitta delle persone. Cioè, ci sono, a livello politico, se si sta a guardare all'ambiente, agli ultimi, purtroppo si finisce sempre a parlare delle persone afrodiscendenti, perché c'è questa mentalità. E vediamo che già negli anni 60, poi dopo magari ne parleremo, negli anni 60 ci sono stati anche subito dopo l'assassinio del reverendo King, anche dopo tutte le rivolte che ci sono state, è lì che ha portato anche a maggiori diritti che non avevano le persone che erano a centinaia di anni nate e cresciute americane, lì però non potevano godere di quei diritti. E nella chiacchierata che abbiamo fatto a volte, anche prima di questo incontro, te facevi riferimento, Ijaba, a uno scrittore che ti sta molto a cuore, James Baldwin, e dopo, non so, verso la fine, magari, ora ti lascio la parola, volevo fare come si dice, un paragone con come era negli anni, la differenza, eventuale differenza che c'è stata anche negli Stati Uniti dalla metà anni 60 adesso che siamo nel 2020, però ti lascio la parola. No, che bello che hai citato James Baldwin. No, io non prenderò tanto tempo, anche perché sono curiosa di sentire questa cosa, prima appunto di finire il nostro tempo qui con Venezia, e non solo con Venezia, con il mondo. Però ecco, a me colpisce molto quello che hai detto, perché tu stai giustamente lavorando da un punto di vista politico. Allora, è chiaro che la politica ha un'azione diretta sulla vita delle persone, e c'è una scrittore che si chiama Edouard Louis, che io amo molto, giovanissimo, che in un suo libro ha detto:
se mio padre non riesce a fare la dialisi, se mia madre non riesce a curarsi un cancro, dipende da un politico, 2 politici, da alcuni politici, perché sono le decisioni politiche che cambiano di fatto la nostra vita. Se una persona taglia la sanità, per dire, è il tuo parente che non sarà curato, tua madre, tuo padre, tuo figlio. Questa è una cosa che uno si deve ricordare assolutamente, quanto invece sia importante avere dentro un ambiente politico qualcuno che invece lavora per i diritti, lavora per un'ecologia sociale più giusta. Però ecco, pensavo a cosa posso fare io, no? Cosa sto facendo io nel mio piccolo e voglio ritornare sulla situazione delle statue, perché sembra un discorso accademico, no? Un discorso lontano dalla realtà. Almeno all'inizio, quando lo facevo io, nessuno se ne occupava. E invece mi sono resa conto quanto le persone che stanno manifestando nel mondo giustamente vogliono nelle loro città delle città comunque libere dall'orrore che c'è stato. Ed è questa una roba importante. È chiaro, ci sono modi e modi per liberarsi dall'orrore. Io penso sempre che queste tracce vanno rilavorate, ridiscusse, decolonizzate, a volte anche non tolte. No? Io non sono per la rimozione in generale. Alcune cose veramente brutte andrebbero tolte, però alcune ferite, tipo in Italia è stato fatto un sacrario militare per un criminale di guerra nel 2012. Allora io non, a parte che nel 2012 non sei una traccia storica, ma è come se qualcuno in Germania si svegliasse e dicesse guardate facciamo un sacrario a Hitler, non è possibile, no? Quella è una ferita della memoria. E in Italia si è fatto con Rodolfo Graziani, quindi quella roba lì sì che va rimossa. Però anche lì andrei a discutere con la cittadina, cioè rimuoviamo, ma cosa ci mettiamo là, cioè in quella collina? Quindi è importante. Però sulle tracce storiche io penso invece che c'è un lavoro da fare. Gianni Rodari in un suo articolo scritto per il Foro diceva appunto che era uscito nel Paese Sera alla vigilia delle Olimpiadi del 1960, ha detto vogliamo tenerci le tracce del fascismo? Benissimo, teniamocele. Vogliamo tenerci il Foro Italico, i mosaici che con le camionette, con le squadracce fasciste? Beh, teniamocele, ma aggiungiamo quello che il fascismo ha fatto di male, quello che il fascismo ha significato per le persone, quello che il fascismo ha distrutto a livello di democrazia e di vivere civile, quello che il fascismo ha fatto alle colonie. No, possiamo veramente fare un lavoro. No? Io per esempio sogno da tempo, io vivo a Roma, di lavorare sul quartiere africano. Non vorrei che quelle vie col nome dell'Africa sparissero, no? E sono state date per motivi coloniali, ma adesso potrebbero essere un'occasione per far conoscere l'Africa a chi in quei quartieri abita. Se uno abita a Viale Somalia, io che sono di origine somala, vorrei almeno che sapesse dov'è la Somalia nella mappa geografica, no? Quindi veramente possiamo trasformare l'orrore in qualcosa di diverso. Dipende assolutamente da noi, no? Perché poi a volte alcune statue più di altre creano polemica, ci sono fiumi di inchiostro, c'è una casta, soprattutto fatta dai maschi bianchi che sono lì trincerati a difendere i loro non diritti, perché a volte sono prepotenze, e però non si mettono in dialogo con una società transculturale. Ecco, io vorrei invece che queste tracce diventassero anche tracce con cui parliamo, no? Con cui dialoghiamo, che ci fanno capire cosa sono state le nostre città, perché le nostre città si sono arricchite con le risorse dell'Africa, con le risorse dell'Asia. Io per esempio penso anche che la statua del Bernini, cioè una statua del Bernini dedicata a un elefante che regge un obelisco a Piazza Santa Maria sopra Minerva, per me anche la statua del Bernini è una statua coloniale effettivamente, perché quel povero elefante è stato portato dall'India, portato al Papa, insomma, addirittura c'è questa scena in cui si chiamava Annone l'elefante, cioè Bernini ha unito 2 elefanti per fare il monumento, e uno di questi si chiamava Annone, e nelle cronache veniva appunto descritto il fatto che Annone si era inginocchiato davanti al Papa, no? Quindi la sottomissione, sempre sottomessi, che siano elefanti, che siano neri, cioè sempre sottomessi. Non va, non siamo sottomessi e dobbiamo riuscire a cambiare la nostra storia. Ecco perché
per me mi ha commosso vedere i ragazzi con, chiamiamoli slogan, parole, frasi, che chiedevano una decolonizzazione, che chiedevano più ambiente, più ecologia e antirazzismo. Mi ha veramente commosso, perché una cosa che noi potremmo fare per i giovanissimi è cambiare il curriculum scolastico, cioè aggiungere quelle storie non eurocentriche nella storia che si insegna a scuola, nella storia, nella geografia, nella letteratura. E a proposito di letteratura, io lancio il mio libro perché vorrei che questi libri fossero letti più dai nostri giovani, e io credo che i giovani ci stanno arrivando da soli, però potrebbero arrivarci anche grazie alla scuola e soprattutto grazie all'università. Io ho scelto Beloved di Toni Morrison, amatissima, che è un libro appunto che ci parla di schiavitù, perché noi dobbiamo capire, cioè questo è un libro che parla chiaramente di afroamericani, parla della schiavitù, di quello che c'è dietro alla storia, e questo è anche un modo mio da scrittrice. Io sto facendo un lavoro simile, io non sono come Toni Morrison magari, e Toni Morrison è la regina incontrastata, le vorrò sempre bene, è mancato da poco, ma noi scrittrici nere stiamo facendo un lavoro che è una conversazione globale. Penso a Masa Menghiste con del suo Shadow King, penso alla mia linea del colore, penso al nuovo libro che sta scrivendo Cristina Alifara, cioè siamo in conversazione per in qualche modo decolonizzare anche la letteratura e portare dentro la letteratura queste storie non raccontate. Secondo me è una cosa che può cambiare l'ambiente sociale, ambientale e civile del nostro paese, ma anche di altri paesi. Certo. Allora, no, assolutamente d'accordo con quello che deve essere comunque anche un sapere critico. Ritornando a quello che sta succedendo adesso, in realtà è stata fatta molta polemica su quello che, parlando delle come hai detto te, sulla richiesta di rimozione, oppure su alcune pellicole di film. Però se uno va a vedere anche per esempio i Sentinelli di Milano o altro, non è che non chiedono esclusivamente la rimozione, chiedono, come dicevi te, va bene, esiste questo, però spieghiamolo oppure mettiamo accanto qualche cos'altro, diamogli sapere critico, no? Non da un solo punto di vista, e poi dopo senza bruciare, senza abbattere, senza, eccetto, vabbè, ci sono sicuramente quello che abbiamo visto in alcuni, in alcuni posti, ma forse dopo anni che erano state fatte delle polemiche, dunque non surriscaldandosi all'ultimo momento, ecco, buttiamo giù questa statua o quell'altra, però parlandone, istruendo i giovani, che in realtà, come dicevo, ci sono tanti giovani che sono scesi in piazza, i giovani non è vero che non sono così attenti, abbiamo visto anche i Fridays for Future che è da più di un anno, almeno qui a Firenze, sono pochi, ma tutti i venerdì scendono in piazza per l'ambiente. E mi ricollego allora a quello che avevo detto prima, quando ho detto ritorniamo a chi nelle città come ad esempio New York, che sono state quelle più colpite, le comunità afroamericane sono state quelle più colpite dal Covid e altro, e parlavamo nel 60, nel 65 c'era Baldwin che parlando della previsione, diciamo, che aveva fatto Kennedy, dove aveva detto che vedrete che fra 40 anni avremo un presidente nero, come grande apertura, no? Kennedy come per dire saremo emancipati, una grande apertura, una persona con una mentalità diversa, diciamo, da quello che era l'epoca. E Baldwin, commentando quello, dice: guarda, una persona che viene lui era di origine irlandese, la famiglia, no? Che sono qui in America da meno di 100 anni, può legittimamente sperare e pensare di diventare presidente, e la concessione che ci viene data a noi che siamo qui da 400 anni è dire: non vi preoccupate che fra 40 anni forse riuscirete ad avere un presidente americano. Detto questo, lui diceva, sempre Baldwin, sempre in riferimento a questo qua, diceva: fino a quando non aveva 5 anni, lui non si era
non aveva ben capito di essere nero, nel senso non aveva sperimentato con coscienza quelle che potevano essere le discriminazioni. Successivamente, anche uscendo da quello che erano i quartieri popolari che venivano creati, tipo ghetti, sempre, no? Per i neri, Harlem e tutto, dove lui viveva, dai 5 anni in poi, anche uscendo coi poliziotti che gli dicevano un paio di volte: è stato fermato, che cosa fai qui fuori, tornatene nel tuo quartiere. E da lì diceva che dai 5 anni fino a quando ce n'aveva una trentina così, aveva capito che questo divario non stava assolutamente rimpicciolendo, ma quello che più lo preoccupava era il pensare a suo nipote, perché lui non ha avuto figli, a suo nipote, ai suoi nipoti che stavano per compiere 5 anni. E dice: guarda, questa devastazione noi dobbiamo assolutamente fare qualche cosa per loro che stanno crescendo e stanno entrando in questa mentalità. Ed è per questo che lui ha scritto il suo un libro che si chiama, che ho qua, avevo già, che si chiama Piccolo uomo, Little Man, che sembra, è con delle illustrazioni di Joran Kazak, sembra un libro per bambini, invece è un libro di una storia di bambini, di come crescono i bambini, anche illustrata. Dunque può essere vista sia da chi sta crescendo, da chi è più piccolo, però è una storia per adulti dal punto di vista di un bambino nero, di come cresce un bambino nero. E io penso che sia assolutamente un libro da leggere, un libro da fare leggere, ma non solo ai bambini, anche a noi stessi. Perché la storia anche lì non si ripeta. Ora non dico che leggendo questo chissà che cosa possa cambiare, però è un punto di vista che è assolutamente da prendere in considerazione e non considerare come un libro dei bambini, perché i bambini quando se ne accorgono, anch'io nella società, anche qui io sono nata, dicevo, a Firenze, ho fatto la seconda elementare, la quarta, perché poi in realtà andavo su e giù fra la Sierra Leone e Firenze. E diciamo, le prime cattiverie che ti succedono, sarebbe meglio comunque avere anche lì, già essere preparato, già sapere, già conoscere un po' te stesso, perché questa qui comunque è una storia che narra che può aiutare secondo me, ma non solo bambini, ripeto. E allora lo consiglio per quello. Basta. E non so se vuoi... Se vuoi, no, mi potresti aiutare te che sei brava con le parole, perché non finisci con una parola che potrebbe sostituire quella delle spesso usata di seconde generazioni o altre parole, sai quelle parole che stonano, non so te che cosa usi normalmente quando... No, non lo so, però forse la parola che ci serve nel futuro a tutti, a prescindere dalle nostre origini, è alleanza. Dobbiamo fare delle alleanze tra di noi. E James Baldwin in questo senso, secondo me, è una lettura imprescindibile perché ci ha mostrato tanto. Io agli afroamericani devo veramente tanto. E quindi sì, alleanza, mi viene solo questa parola in mente oggi. Va bene, grazie di questa chiacchierata. Grazie anche a te. A presto. Ciao a tutte e tutti. Ciao.